Buongiorno e buonasera per Maurizio e benvenuto Carlo. Sono veramente contenta che oggi abbiamo qua con noi un giovane ragazzo di Sassari, apneista, pescatore subacqueo e non vedo l'ora di sapere che cosa ci racconterà della sua esperienza. E perciò sì, oggi abbiamo con noi Carlo Fresu. E, lascio subito la parola a lui per presentarsi, raccontarci un po' chi è e quali sono le cose che ti piacciono tanto, che proprio ti fanno vibrare. Allora, innanzitutto buongiorno, vi ringrazio per questa chiamata, videochiamata mattutina. Quindi ho scombinato un po' la mia routine piacevolmente per stare con voi, insomma. E, e niente, la mia passione più grande ovviamente è il mare, giustamente si vede anche dal segno della maschera nella fronte, segno della bronzatura che se ne andrà ormai prossima estate. E niente, io sono, diciamo, non mi piace dirlo, però comunque sono il presidente di un'associazione sportiva e una piccola ditta che si chiama Sea Experience Sardinia. Eh, Noi siamo a Porto Conte ad Alghero e insomma ci occupiamo di mare a 360 gradi. Per lo più però le nostre attività sono la pesca subacquea, l'apnea e lo snorkeling che facciamo nel parco di Capocaccia, tranne ovviamente la pesca subacquea, ci tengo a giustamente a evidenziarlo. Giusto. Vai Mauri, a te. Grazie Stefania, grazie Carlo per aver sconvolto la tua routine e partecipare a Muoviamo le Acque. Ti ringraziamo tanto per questo perché ci teniamo un sacco a dare valore alle persone e se sei qui è perché giustamente stai aggiungendo un grandissimo valore sia alla Vi comunità. ringrazio. Prego. Allora, la domanda per te, Carlo, è come hai iniziato quindi questa tua avventura? Qual è stato il momento in cui hai avuto la visione per iniziare questo percorso? Certo. Allora, diciamo che come è iniziata è un po' particolare, nel senso la gente si immagina che fossi al tramonto davanti a Capocaccia e mi è venuta l'ispirazione e invece no, viene un po' diversamente. Allora, la mia passione per il mare ovviamente viene da piccolino, il mio nonno era genovese, velista, quindi ho iniziato ad approcciarmi al mare proprio da piccolissimo. Tramite appunto la barca a vela, le prime sommozzate, sai, mare aperto, così per vedere questo grande blu che mi affascinava così tanto, per poi un pochettino lasciarlo durante l'adolescenza, preso un po' da, sai, discoteche, prime fidanzatine, eccetera, e poi ho ricominciato, diciamo, crescendo dopo il diploma, o più o meno il periodo del diploma, a entrare in acqua. Diciamo che la lampadina si è accesa in una cucina di Holloway Road, un sobborgo londinese ad Highbury, praticamente sommerso dalle comande insomma, che mi arrivavano in cucina. Lì mi si è accesa proprio la lampadina e ho detto basta. Stavi lavorando in cucina a Londra in quel momento lì? Sì, 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 io facevo, diciamo, ero lo chef di una piccola cucina, niente di particolare. E lì proprio mi si è acceso il flash e ho proprio visualizzato quello che avrei fatto poi nel corso del tempo, in futuro, diciamo. Sognavo proprio di lavorare al mare, di fare della mia passione il mio lavoro, quindi allontanarmi dalla cucina e, diciamo, cambiare stile di vita. Questa è stata un po' la visione che mi ha fatto cambiare stile di vita e appunto fare quello che sto facendo adesso. Inizialmente io ho iniziato quasi per gioco, un po' vabbè, sempre con la pesca subacquea, facendo anche barcaiolo a grandi campioni del nostro sport, avvicinandomi alle gare, eccetera, e un po', diciamo, lavorativamente parlando, portando degli amici al mare. Credo un po' come sia successo a tutti, che si incuriosivano, diciamo, di me che entravo 360 giorni all'anno al mare e dicevano ma perché non mi fai vedere un po'
com'è la tua vita extraterrena, diciamo. E quindi ho iniziato, sì, perché poi cosa succede? Succede che l'apnea, la pesca subacquea, eccetera, del mare poi diventa... non ti sentivo se fa, forse. Vabbè, continuo. Succede che diventa uno stile di vita, quindi insomma ti ruba del tempo anche alla vita sociale, agli amici, anche qualche ragazza credo di averla persa lungo il cammino appunto per il mare, perché rubavo troppo tempo, quindi dicevano beh, ciao bella, arrivederci, grazie. Oppure lo dicevo io perché insomma dovevo avere un po' più tempo da dedicare al mare. E niente, questo è un po' l'inizio, diciamo. Ottimo, perciò com'è che poi concretamente sei riuscito a dare avvio a quest'idea e a questo progetto? Allora, sentite? Concretamente, sì. Diciamo che perfetto. Ho iniziato appunto con l'ASD, che diciamo che sia, non voglio dire che è una cosa meno seria, però diciamo che hai qualche responsabilità in meno forse rispetto al periodo in cui ho aperto la partita IVA, ok, era un pochettino più libero, un pochettino avevo più tempo per sperimentare, eccetera. E quindi da quando sono tornato, diciamo, su per giù dall'Inghilterra, che avevo messo qualche soldino, diciamo, da parte, ho preso il primo gommone e così ho iniziato a muovermi. Soprattutto, cioè, diciamo che l'avvio non è stato proprio semplicissimo, questo ci tengo a sottolinearlo, perché anche quando diciamo sei da solo con le tue forze non è mai facile iniziare un nuovo progetto, un nuovo cammino, eccetera eccetera, quindi insomma mi sono dovuto mettere d'impegno, sollevarmi le maniche e insomma darmi da fare. Ho conseguito tutti, nel 2018 sono diventato l'istruttore di pesca subacquea più giovane d'Italia, federale, della FIPSAS. Sono partito, sì, armi e bagagli a fare questo corso a Ischia da solo, erano tutti molto più grandi di me, eccetera. Dove ho conosciuto tra l'altro persone meravigliose, eccetera. Poi a Calagonone ho conseguito gli altri brevetti professionali che mi hanno permesso di poter iniziare l'attività concretamente, non più magari con gli amici, mi capisci, un po' anche con altre persone, potermi mettere diciamo in gioco o con una visione un po' più ampia, mettiamola così. Anche in piena sicurezza, in modo che le persone le puoi anche accompagnare. In piena sicurezza, certo. Sì. Certo. Grande. Non è mica uno scherzo, lo sappiamo, il mare bisogna essere preparati e bisogna farlo con tutta la sicurezza necessaria. Sì. Soprattutto quando si entra in acqua così, stiamo parlando di professionismo. Carlo, certo. Quali sono state le difficoltà che hai incontrato nel percorso per costruire la tua attività? Allora, le difficoltà, vabbè, lasciamo perdere le difficoltà burocratiche, che cioè, io penso che non vi interessino ed è meglio che non apriamo neanche questo capitolo, perché ruberei tempo a voi e agli altri ragazzi che ci ascoltano, insomma. Tralasciando quello che non è meno importante, ma comunque come posso dire, mi ha rubato del tempo e delle energie, probabilmente anche in vano, perché in Italia sappiamo come funziona. Però diciamo che le difficoltà sono state tante, anche quelle familiari, perché comunque io sono tornato all'Inghilterra che avevo già 26 anni, insomma già grandetto, sei anche in famiglia, dicono cioè hai fatto il cuoco per 8 anni, hai fatto questo per altri anni, cioè cosa vuoi fare da grande? Un po' sai, è normale, le ansie dei genitori, anche se non sei più un ragazzino, però te lo dicono, cosa vuoi fare nella vita? Quindi un po' è stato anche quello, un po' anche il fatto che fondamentalmente la verità è che nessuno credeva in me,
a volte neanche io, neanche io ci ho creduto, neanche io ci ho creduto e a volte continuo anche a non crederci, e tipo adesso, ma cosa cavolo sto facendo? Che magari quando quei 2 mesi piove, c'è brutto tempo, un freddo cane, si è al mare, che dici, ma cosa sto facendo esattamente? Però poi si accende sempre forse quel fuoco dentro, no? Che arde in ognuno di noi quando decidiamo di immergerci in una passione, di fare qualcosa che poi ti spinge, non si sa come, non si sa perché, nonostante le difficoltà, comunque ad andare avanti. Questa è stata una cosa molto importante, credere in me stesso quando non ci credeva nessuno. Questa penso che sia anche per tutti, non parlo solo a nome mio, ma a nome di tutti quelli che insomma intraprendono una strada, come dicevo prima, la difficoltà più grande. Questo probabilmente anche in termini di tempo mi ha penalizzato, perché giustamente per riuscire magari sbagliavo una volta in più di quello che insomma, è brutto dirlo, però magari aveva più la pappa pronta di me, mettiamola in questo caso. E quindi sì, poi ho avuto anche l'appoggio di molti amici, di atleti non tanto, dai, non diciamo del nostro sport, di altri sport. Il mio amico, ad esempio, Torerittu, pluricampione italiano di pugilato, che mi ha aiutato nella preparazione, mi aiuta ancora oggi nella preparazione atletica durante l'inverno, e che è anche un imprenditore, quindi insomma consigli, anche piccoli consigli imprenditoriali, eccetera. Molti poi dopo mi hanno chiesto anche, chiedevano a me quasi, no? Consigli, quello mi ha fatto piacere, perché evidentemente lì ho capito che ero riuscito insomma a fare magari un piccolo step successivo, ecco. Bravo, complimenti, perché non è poco mettersi in gioco e, come hai detto tu, riuscire a credere in se stessi quando magari tutto intorno ti dicono che cosa stai facendo, e non è poco, perciò veramente complimenti. E perciò grazie anche agli errori, io sono convinta che anche gli errori ci permettono di fare un bel salto avanti. Che cosa hai imparato poi per cercare di rendere efficiente la tua attività? Cosa ti hanno insegnato? Beh, sicuramente gli errori mi hanno insegnato innanzitutto a essere più razionale, quello però penso che sia anche, insomma, anche merito un po' della maturità, cioè quando si cresce diventi un po' più razionale, fai le cose che devi fare senza stare a perderti troppo in chiacchiere. Questa è una cosa che comunque è abbastanza importante, che si impara facendo. Cioè, voi penso che confermerete la regola, c'è poco da stare lì a girarci intorno. E quindi, ripeto, nonostante le difficoltà, cioè anche il fatto di andare comunque avanti ti fa crescere consapevolezza, no? Nei mezzi e in quello che puoi fare. Poi penso che non ci sia mai limite per imparare cose nuove, eccetera, però cioè essere sicuri di se stessi non è poco, anche perché credo sia una delle maggiori difficoltà, come ho già spiegato, dai. Assolutamente, soprattutto nella fase in cui hai detto prima, nella quale nessuno credeva in te in quel momento, e a volte neanche tu, e ci vuole tanto coraggio, perché anche non eri neanche un ragazzino, perché a 26 anni, come ti dicevano i tuoi genitori o le persone attorno, cosa vuoi fare da grande? Cioè, hai fatto quello fino adesso, e purtroppo nella nostra società, nel modo in cui siamo cresciuti, eccetera, il cambiamento è visto, non è ben accetto, cioè non è una cosa che passa così tranquillamente inosservata. Reinventarsi è sempre una bella sfida, quindi grande, complimenti. Invece sono sicuro, Carlo, che ci sono un sacco di persone che vedono quello che fai tu come un sogno, perché
da fuori tu vivi con tutte le difficoltà che ci sono, però vivi in Sardegna e vivi sul mare. Quindi hai fatto della tua passione il tuo lavoro e ci sono un sacco di persone che vorrebbero magari fare quello che fai tu. E quindi Certo. cosa li consiglieresti a queste persone? Allora, molte persone mi fanno domande generalmente, diciamo, chiamiamo banali. È normale, no? Cioè che i miei yuki possano risultare banali, invece per loro non lo sono, ovviamente. Ad esempio, partiamo dalle cose più semplici, tipo, ma non hai freddo entrare in acqua d'inverno, scusami. Non hai freddo entrare in acqua d'inverno, cioè le solite cose, non desideri un posto fisso anziché ogni volta famoso posto fisso, no? Adesso mi ricollego alla domanda dei sogni. Il posto fisso, eccetera. Io rispondo sempre, certo che c'è freddo in acqua d'inverno. Stefania lo sa bene, che entra anche senza la muta, e ti dico la verità che soprattutto in periodo di pandemia, eccetera, il posto fisso l'ho desiderato e come. Però ti ripeto, c'è qualcosa, come hai detto tu, hai detto una parola importante, i sogni, no? Sono quelli che animano ognuno di noi, fondamentalmente. Chi non ha sogni, per me, cioè, è brutto da dire, però è finito. Anche avere un piccolo sogno, il più piccolo degli obiettivi, ci serve per rimanere vivi, per essere vivi, capito? Quindi chi ha questa piccola propensione a provare a mollare tutto e seguire i propri sogni, secondo me deve seguirla, anche perché vita ne abbiamo una. Questa è la verità. Io sono convinto che se vuoi, puoi. Nel senso, se le cose che spettano a noi ci arrivano solo ed esclusivamente se mettiamo tutto noi stessi e se ci proviamo al 100%. Questa è un po' la mia filosofia. Poi tu mi dirai, beh certo, a parole è sempre tutto facile, però bisogna solo chi ci crede veramente poi riesce nei sogni e nella vita. È vero, Bellissimo. complimenti, sì, complimenti. Io poi volevo fare un piccolo inciso perché è vero che Carlo si occupa di fare gite snorkeling, far vedere la costa algherese, però io l'ho conosciuto anche perché si è dedicato molto a delle attività di pulizia del mare, un intervento non solo legato a andare a conoscere sott'acqua che cosa c'è, ma anche sensibilizzare. E mi piacerebbe che raccontassi un po' Rispettare. il tuo impegno, esatto, legato anche poi al concetto che portiamo avanti di sostenibilità, di che cosa ti sei occupato. Certo. Questa è una cosa che, vabbè, ti ringrazio Stefà per, diciamo che anche la cosa che ci unisce probabilmente, che ci ha unito, che ci ha fatto conoscere, diciamo. Allora, ti dico che è una delle cose a cui tengo di più, perché comunque nella mia breve storia da apneista e da amante del mare, ho visto comunque il mare nei miei 10-15 anni cambiare molto, molto, molto. Nelle calette arrivava, anziché le alghe, arrivava la plastica, quindi mi ritrovavo sempre di più sommerso alla plastica dappertutto. A terra, in mare, nelle rocce, dentro le tane, cioè era una cosa allucinante. Quindi da lì mi si è accesa un po' la lampadina, che penso a tutti gli amanti del mare, cioè non solo a me, si accenda quando vediamo il mare in queste situazioni, quasi che chiede ossigeno, no? Che è ricoperto di plastica e quindi chiede ossigeno, chiede aiuto. E noi che comunque, almeno noi pescatori subacquei, un pochettino lo sfruttiamo, io penso che ci dobbiamo sentire in debito anche di restituire qualcosa al mare, di dargli una mano, che in futuro magari potremo trarne vantaggio. Poi, insomma, ognuno, io penso che ognuno debba fare il suo, ok? E da questo poi, diciamo, l'impegno di ognuno sommato poi può arrivare a qualche risultato.
Quindi per questo abbiamo organizzato delle pulizie della spiaggia e dei fondali, un po' anche per sensibilizzare anche altre persone, perché più siamo a fare questo progetto, partecipare a questo progetto, più il mare ovviamente ne trae beneficio. E quindi questa è una cosa che ci tengo molto, mi sta molto a cuore, e soprattutto insegno anche nei miei stage, quando faccio stage personalizzati di apnea o di pesca subacquea, torniamo sempre, oltre col cavetto, spesso con i pesci, spesso no, ma soprattutto con qualche bottiglia, con qualche pezzo di plastica o qualsiasi rifiuto che troviamo, anche appunto per sensibilizzare i ragazzi che si avvicinano a qualsiasi pratica, che sia l'apnea o la pesca subacquea, insomma. Esatto. Sarebbe bello, Ste, utilizzare questo movimento di Muoviamo le Acque con tutte le persone che stanno collaborando e che vogliono far parte di questo progetto. Sarebbe bello riuscire a organizzare qualcosa in grande, per sensibilizzare, per fare una bella pulizia, per coinvolgere le persone, soprattutto come sta dicendo Carlo, i giovani e le persone che si avvicinano perché gli piace il mare e vogliono farci... Certo. E questo è un punto molto importante perché poi dalla pulizia del mare derivano tutte le nostre attività. Ovviamente bisogna iniziare a capire che come il prelievo ittico scellerato, anche il mare pieno di plastica poi ci porterà a non poter più vivere il mare come l'abbiamo sempre vissuto. Esatto. Ottimo, che belle risorse che ci sono. Hai visto, Maurizio, in Sardegna? Che spettacolo. Ogni intervista... Esatto, è una grande... Sì. Carlo, adesso se vuoi, ci fa piacere che comunque tu puoi spiegare qual è la tua attività, dare i riferimenti, dove ti può trovare la gente, e così poi possiamo dare la giusta visibilità. Allora, niente, Sea Experience Sardinia, noi come già detto ci occupiamo di escursioni a mare nel golfo di Alghero e nel parco di Capocaccia e Porto Conte e Isola Piana. Facciamo anche attività, ad esempio molte persone mi hanno cercato quest'estate perché avevano paura del mare. Sai, l'acqua nera, la famosa acqua nera, eccetera. Quindi noi cerchiamo di aiutare anche le persone che hanno paura del mare a seguire un mini percorso perché questa paura, insomma, diminuisca, diciamo. Non abbiamo la bacchetta magica, però cerchiamo di impegnarci anche in questo. Le nostre... poi facciamo, come ho già detto, le uscite di snorkeling nel parco di Capocaccia, che è un posto bellissimo, credo quasi unico in Sardegna, anche per tutte le grotte sommerse e semisommerse che abbiamo, charter di pesca subacquea, stage personalizzati, sempre per la pesca subacquea, con possibilità di avere brevetto federale, stage personalizzati di apnea. E insomma facciamo vedere un po' le nostre bellezze della Sardegna in questa maniera qua. Potete seguirci su Instagram e su Facebook nella pagina Sea Experience Sardinia, e lì troverete tutte le novità, insomma, che riguarderanno la prossima estate e anche qualcheduna invernale. Come finirà un po' questo periodo particolare che stiamo vivendo, avremo qualche progetto in vista, diciamo. Ottimo, sì, ci sentiremo anche per fare qualche bella pulizia dei fondali con Carlo. Ce l'abbiamo in sospeso. Quest'estate non siamo riusciti a organizzarla, ma ce lo ripromettiamo, in compagnia di qualche sirena magari, vero Carlo? Qualche sirena la troviamo. Sì, a voglia. Forse mi sono indicato di dire che noi ci troviamo a Porto Conte, e quindi anche se volete avvicinarvi giusto per, insomma, fare una chiacchierata, scambiare due parole, siamo quasi sempre a disposizione, quando siamo sulla terraferma, ovviamente. Giusto. E ottimo.
Sì, Benissimo. mi sa che ci siamo, eh. È stato una bellissima intervista. Carlo, grazie mille Vi ringrazio. per il tempo. Grazie a Speriamo voi. di vederci presto. Sappi che appena torno dobbiamo fare un'uscita. Quindi Certamente. programmato Con appena molto rientro in piacere. Sardegna. Di lusso. Va bene, allora grazie. Ci vediamo presto. Esatto, Grazie a voi, ancora. un bacione, io me ne vado al mare. Bravo Carlo. Grande. Ciao Grazie. ragazzi. Buona giornata. Ciao, un bacione.